Buongiorno amici. Buongiorno. Ciao a tutti, siamo di nuovo in marcia. Abbiamo salutato il parcheggio campo, perché era un campo adibito a parcheggio che ci ha ospitati questa notte, super silenzioso. Dobbiamo dire che i posti qui in Ungheria, anche vicino ai paesini, alle frazioni, sono molto silenziosi. Di notte non c'è traffico, si dorme molto bene. Valore aggiunto. Stamattina un po' sul presto si è alzato un po' di vento e ci ha sballottati un po', ma adesso non c'è più, quindi è stato un momento, insomma. Salutiamo il lago Balaton. Continuiamo il nostro viaggio in Ungheria verso est. Allora, facciamo un po' di spesa. Questo è il salame Però ungherese. aspetta, c'è una etichetta di differenza, bisogna tradurli. Questo è con la paprika, credo. E questo è classico. Vuoi prendere classico? Traduci un attimo la cosa. Se me lo prende, aspetta, sono connesso col wifi. Allora, salame classico. Vabbè, allora prendiamo quello normale? Sì, prendiamo il salamino tipico ungherese. Facciamo un po' di spesa. Ah, qui c'è l'hummus. L'hummus, questo è buono. Questo si prende 500 fiorini, praticamente 1,20 €. Qua abbiamo anche la pasta rummo che costa al cambio 2,30 € un pacco, ma noi tanto ce l'abbiamo. Tonno di mare 3 €, sarebbe anche buono. Qui nel supermercato c'hanno anche le macchinette per riciclare le bottiglie di plastica, alluminio, e ti danno lo scontrino con lo sconto per fare la spesa. Molto interessante. Allora, abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo preso il salmone, un po' di salsicce, il latte, abbiamo preso anche il salame ungherese, quello tipico, un po' di cose, le fragole, il pane. Abbiamo speso 12.000 fiorini, che sono una trentina di euro. Ora mangiamo e poi proseguiamo. Come vedete abbiamo già fatto piazza pulita. Abbiamo spazzato via tutto quello che c'era nel piatto e ci siamo assaggiati anche il famoso salame ungherese. Se non è ungherese questo, comprato qui in loco. La fame è fame. E poi abbiamo la frutta che abbiamo fatto sull'albero. Insieme ai mirtilli comprati. Insieme a un po' di mirtilli comprati, sì. Questi sono le more di gelso. Le more di gelso. Buonissime. Che sono buonissime. Pancia mia fatti capanno. E i mirtillini dell'Aldi. Molto buoni. Locali però. Stamattina nel parcheggio dove eravamo c'era il wifi, un wifi pubblico che però era lentissimo. Siamo riusciti a caricare solamente il 12% del nostro video. Quindi è veramente una roba difficile, sì. È difficile perché la nostra scheda che abbiamo comprato della Yettel va a salti e bocconi, e poi comunque i giga sono limitati. La utilizziamo esclusivamente per vedere i luoghi dove andare, per leggere informazioni, ma per caricare video non è possibile. Non è stabile. Non capiamo come mai entrati qui in Ungheria le connessioni non sono stabili. Quindi abbiamo la sim locale della Yettel che, come diceva Fede, va un po' a salti e bocconi. Le nostre sim con roaming italiano, noi abbiamo entrambi poste, praticamente non prendono quasi mai. Si sono perse, non sanno in che paese si trovano, perché non c'è mai arrivato a nessuno dei due il messaggio di ingresso in questo nuovo paese. E al di là di quello comunque prendono un metro qui, il metro dopo già non prendono più. Sì. Quindi spostandoci diventa un problema. Ci sono, direte voi, i wifi pubblici. Sì, i wifi pubblici ce ne dà di solito in lista. Il problema è che non sono stabili. Stamattina appunto eravamo parcheggiati vicino a un edificio con questa rete wifi aperta, ma inizi a caricare un video e poi ti si sconnette dopo pochi minuti e quindi ricominci, rifai tutta la trafila, ti riconnetti. Io direi che per ora l'Ungheria
non è un paese per youtubers. Assolutamente no. Poi i punti dove magari troviamo il wifi non possiamo accedervi con il van, o è riservata ai residenti oppure ci sono tutti i parcheggi a pagamento e si può pagare solamente con le monetine, e noi non le abbiamo perché abbiamo solo le banconote e non ce le cambiano. Abbiamo fatto ora la spesa e ci ha dato il resto tutte in banconote da 1000 fiorini, che sono 2 euro, ma di monetine zero. Io ho chiesto: ma me le puoi cambiare in monetina per pagare il parcheggio? No, non te le posso cambiare. Allora che devo fare? Svuoto il carrello e ti compro un prodotto per volta, è l'unico modo. Comunque troveremo una soluzione anche sotto questo aspetto. Per ora è dura, poi ora vedremo nelle grandi città se migliora, forse il wifi lì sarà più stabile, però per ora è difficile. Cioè un conto se venite in vacanza, non vi preoccupate perché magari comunque avrete modo, non so, in un hotel eccetera eccetera, di avere forse una connessione più stabile, ma in viaggio itinerante come facciamo noi, e soprattutto con la spada di Damocle sul collo di caricare 3 video a settimana, perché voi sapete che noi usciamo lunedì, mercoledì e venerdì alle 21, lo ricordo anche per chi ci conoscesse da poco e non sapesse quando pubblichiamo, insomma ce n'è da fare, e sono di media almeno 5 giga video, quindi noi ci servono 15 giga a settimana, se non di più. Anche 20, sì, però insomma chi fa nomade digitale o lavora comunque con la fotografia, perché non è solamente per lo certo, youtubers, certo. Immagino anche qualcuno che dovesse lavorare in altri ambiti e che anche noi, anche noi che stessi. certo, che abbia necessità di avere una connessione bella potente, è molto dura. La connessione è stata interrotta, zero segnale. Il wifi dal telefono non si collega, quello con la scheda locale non naviga. Siamo nella piazza centrale di una grande cittadina a un centinaio di chilometri, forse anche meno, da Budapest, e nonostante questo con una scheda locale ungherese zero connessione, tutti i wifi gratuiti zero connessione, o comunque connessioni lentissime che vanno a carbone. Non sappiamo se riusciremo a caricare il video per stasera, insomma per domani sera. Domani sera abbiamo il video in premiere, ma lo dobbiamo ancora caricare, non sappiamo come fare. Allora, ci facciamo una bella passeggiata per il centro di questa città dal nome impronunciabile. Lo potete vedere in sovrimpressione e noi nemmeno ci proviamo a pronunciarlo perché è impossibile, è impossibile. Qui c'è una statua dove sembra che porti fortuna a toccare il naso perché è tutto lucido. È tutto lucido. Facendo questa bella passeggiata abbiamo trovato dei wifi pubblici proprio qui nel centro della città. Al momento sembra funzionare e quindi ne approfittiamo e vediamo di caricare un altro pezzettino di video. Un pezzettino qua, un pezzettino là, piano piano. Speriamo, Speriamo, ragazzi, perché è dura. Oggi è stata una ricerca continua di questo segnale, connessione, un'agonia, così non va bene. Speriamo da qui a stasera di riuscire in questa impresa. Io sto rispondendo ai vostri commenti, perché prima non c'era segnale.
Stiamo facendo una passeggiata lungo il corso e stiamo scoprendo una città molto bella e viva. E naturalmente abbiamo acceso appena la GoPro e suonano tutti. Sì, perché siamo alla fine del corso e dopo c'è la strada. Qui c'è la bambina che si fa la doccia nella fontana. È a caldo effettivamente oggi. Un po' la invidio. E lei tranquilla si è lanciata dentro la fontana. La vedete? Bellissima. Tutta colorata. Bene, sta bella fresca. Tante persone a passeggio, una via pedonale, un corso molto bello, tutto pavimentato con palazzi bellissimi. Molto molto interessante questa città che quasi avevamo preso sotto gamba, no? Sì, era di passaggio perché è lungo la strada e ho detto ma fermiamoci, e invece devo dire che è stata una bella scoperta. Una bella scoperta. Rimarrà quella dal nome impronunciabile. Sì, io ancora non ho capito come si chiama, ma insomma è sempre quella che vi abbiamo scritto lì, quindi... Non ci ho nemmeno provato. No, anche perché tentando anche di farla pronunciare a Google non la pronuncia. No, nemmeno lui si rifiuta. Quindi non sappiamo veramente come si legga e ve la scriviamo, sembra la cosa migliore. Proseguiamo il tour, si è alzato un venticello che ci rinfresca. Magari un gelatino. Un gelatino ci potrebbe stare in effetti, perché hanno tutti il gelato in mano e noi ci sta la GoPro in mano. Ma tutti, veramente. Gelaterie su gelaterie. Abbiamo capito che gli ungheresi sono molto ghiotti di gelato, quello fresco artigianale, perché ci sono tantissime gelaterie e a noi fa piacere. Eh sì. Cin cin col gelatino, eccolo, abbiamo ceduto. Abbiamo ceduto e intanto sono all'allarme perché i tickets hanno preso il gelato. Ci hanno sgamati. Ci hanno sgamati, sì sì. Comunque buono. Buono, buono. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out. Siamo dentro la cattedrale e c'è anche il prete che fa le prove di matrimonio con gli sposi. Oggi ci vedete un po' sedentari, non abbiamo tanta voglia di camminare, siamo un po' stanchi perché ultimamente abbiamo pedalato tanto e poi il caldo si fa sentire. Anche quello. Il caldo si fa molto sentire. Uscire nelle ore centrali della giornata, che è caldo, insomma, un pochino ci abbatte, diciamo. E ora l'orario è buono, quindi abbiamo fatto 2 passi volentieri, anche perché questa città scioglilingua merita. Il nome ancora non si è detto, però sentite bene, eh? Székesfehérvár. Székesfehérvár. Un'altra volta? Székesfehérvár. Ecco, questo è il nome della città. Provate a ripeterlo se vi riesce. Ripetetelo tutti in coro. Székesfehérvár, Székesfehérvár. Che è una canzone metal. Lo so. Di quelle lì da raduno. Comunque la città dal nome impronunciabile non è l'ultima arrivata in termini così di Ungheria moderna, tutt'altro, ma è una delle più antiche città storiche dell'Ungheria. E si trova a poche decine di chilometri dalla capitale Budapest. Quindi, come vi dicevo, un'antica città che era il luogo delle antiche incoronazioni dei re e delle sepolture reali. Come avete visto dalle immagini, passeggiando per il centro storico, abbiamo visto dei bellissimi palazzi che sono un chiaro esempio dell'architettura del passato. E soprattutto degna di nota è la Basilica Reale, che è stata costruita dal primo re ungherese. Inoltre le numerose chiese sono molto ricche di affreschi e un esempio bello lampante ne è la cattedrale di Santo Stefano, è ricca anch'essa di questi bellissimi affreschi. Imponente davvero. Quando siamo entrati abbiamo fatto wow. A parte i 2 soggetti davanti all'altare vestiti con abiti
comuni, diciamo. Sì, lui di rosso. Lui di rosso, che si tendevano le mani e si sposavano. Lì per lì ci ha lasciato un attimo, poi non c'era nessuno invitati, c'era solo il prete. Sì, facevano le prove. Quindi facevano proprio le prove. Oh, ma noi li incontriamo tutti, Però ecco, poi abbiamo alzato gli occhi al cielo e c'erano degli affreschi molto carica, come si dice. Molto carica, sì. Insomma, questa città alla fine veramente lì per lì non ci volevamo nemmeno fermare, però abbiamo fatto bene. A volte le cose così, le sorprese sono le cose migliori. Quindi se passate da queste parti per andare alla capitale, spendete una mezza giornata a visitare questa bellissima città. Quella riascoltate insieme e pronunciatelo. Székesfehérvár. Székesfehérvár. Che poi questa città, guardate che belle case storiche che ha, e altrettanto storiche sono le automobili che si trovano qui parcheggiate, come la Fiat Polski, la 126 ungherese. L'hanno chiamata Polski, la Polski Fiat. Ma com'è? Ma com'è la Polski Fiat? La nostra 126, guarda bellina. Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti, ciao amici! Nuova giornata, lasciamo definitivamente questa città dal nome impronunciabile, insomma quella lì, e andremo a cercare intanto un posto dove poter fare un po' d'acqua, perché non dico che siamo vuoti, però dal momento che è molto difficile reperirla è bene fare sempre dei rifornimenti in modo da avere sempre il serbatoio pieno. Vi ricordate, vi abbiamo detto che sulla mappa che usiamo noi di Park4Night, dove sono segnati i vari punti acqua, i camper service, non se ne trovano molti. Noi ci basiamo molto su quella perché ovviamente è un po' la Bibbia del viaggiatore, almeno per queste zone della terra, però non è molto fornita qui in Ungheria, quindi almeno nella zona siamo noi, però guardando anche su altre zone un po' più a nord del paese non ci sembra che la situazione migliori. Park4Night parla chiaro: se cercate e filtrate i rubinetti dell'acqua non avete speranza. E anche con internet non siamo messi bene. Ieri sera poi siamo andati al McDonald's, abbiamo caricato il 20% del video lì, poi hanno staccato il router e sono andato nella piazza centrale fino alle 11:30 di sera per caricare il video. Veramente un patimento. Ci sono dei wifi che però permettono di guardare, che ne so, dove si trova il bar, dove si trova la chiesa, quindi se navigate con il telefono con pochi dati va bene, ma per caricare dei video no, assolutamente no. E poi abbiamo notato che dopo l'orario delle 11:30, intorno a mezzanotte, la nostra scheda SIM Yettel fatta qui in Ungheria ha aumentato di molto la velocità, quindi probabilmente, cioè l'idea ci siamo fatti noi è che fino a una certa ora, quando tutte le attività sono aperte, le persone comunque usano le connessioni di dati, c'è molta congestione sulle reti e va poco, va piano, anche le pagine stesse di qualsiasi applicazione che voi apriate non sono così immediate, mentre proprio perché eravamo ancora alzati, dopo quell'ora ci siamo accorti che la velocità di movimento, diciamo così, sulle applicazioni eccetera eccetera è migliorata, quindi ci siamo detti, ma probabilmente questo paese ha bisogno di un restyling sulle linee, sulle connessioni con gli operatori eccetera eccetera. Non lo so, questo, se sapete qualcosa scrivetelo nei commenti, magari qualcuno di voi vive in questo paese o ci ha vissuto o conosce qualcuno che ci vive, ci sapete dire la vostra, insomma ci fa piacere sapere queste informazioni. Poi, presi un po' dello sconforto, abbiamo anche valutato l'idea di acquistare una eSIM, ma hanno dei prezzi veramente esagerati e poi non ci danno l'hotspot. A noi l'hotspot anche quello è come il pane, perché se no il computer non può inviare i file e sono file pesanti. Alcune SIM ci danno pochi centinaia di mega e di hotspot e noi non ci facciamo nulla. No. Anche quella è un'ipotesi che a volte in alcuni paesi qualcuno di voi ce l'ha suggerita. Per certe situazioni può andare bene se ecco devi consultare la mappa della città per sapere dove andare, ma per caricare 3 video a settimana diventa un problema, insomma, quindi
vedremo come fare. Bene, ora sembra che abbia smesso di piovere, ma ci sono dei nuvoloni un po' minacciosi. Vedete laggiù come è nero il cielo, quindi proviamo ad andare. Ho visto su un parcheggio che a nord della città sembrerebbe esserci l'acqua, però anche lì ci mettono l'acqua disponibile e poi quando arrivi lì non c'è, quindi è sempre una tombola. Andiamo a vedere cosa riusciamo a fare e poi ci spostiamo. Visto che abbiamo pochissimo internet, stiamo utilizzando Maps.me sul nostro Carburide e quindi abbiamo caricato con il wifi le mappe sull'applicazione e quindi praticamente viaggiamo senza connessione. Abbiamo tutte le mappe di tutta l'Ungheria scaricate nel nostro impianto multimediale e possiamo usufruire appunto del navigatore senza problemi. Almeno questa ce la possiamo permettere. Per fortuna che c'è un tocco di colore in questa città, giallo, e questo tutto a mattoncini, perché con questo cielo plumbeo altrimenti ci verrebbe sonno. Naturalmente nel parco dove siamo andati l'acqua poi non c'era. C'era, ma una fontanella di quelle dove si preme con il dito, si beve così, e a chilometri da Charlie. Niente carico d'acqua. Allora, ci siamo spostati, abbiamo trovato un laghetto un pochino più piccolino e qui abbiamo anche dei rubinetti, quindi ci siamo attaccati con il tubo. La filettatura non è delle migliori, come vedete si avvita male il tappo, perde un po' l'acqua, però questo passa il convento. Però in questa maniera siamo in grado di caricare l'acqua, almeno questa l'abbiamo risolta. E questo è il laghetto dove siamo arrivati, è un bel posto. Un bel pratino, riempiamo bene il serbatoio così stasera ci facciamo anche una bella doccia. Come avete visto, questo tempo schifoso non ci molla. Si è messo di nuovo a piovere e tutto il cielo a macchia, un metro piove, poi ti sposti più là, c'è un raggio di sole, poi piove, poi vento, tutto così. Non ci possiamo far nulla, però possiamo cambiare il nostro tragitto, ovvero avevamo pensato stamani, dopo la città dal nome innominabile, di dirigerci verso Budapest, perché è proprio in linea retta, diciamo, qua vicino a una 50-60 km. Ma visto che nei prossimi giorni mette tempo instabile, non ce la sentiamo di vedere Budapest sotto la pioggia, quindi abbiamo cambiato di nuovo tutti i piani, come facciamo spesso, e avevamo segnato sulla nostra mappa altre cose da vedere qui in Ungheria, quindi ci dirigiamo verso altre mete facendo un giro un po' più largo, diciamo semicircolare, per poi ripassare da Budapest in un secondo momento. Stiamo passando in una zona di coltivazione da tutte le parti. Tra l'altro dobbiamo percorrere tipo 110 km per raggiungere il luogo che abbiamo segnato sulla mappa e sarà tutto così il panorama. Abbiamo fatto una pausa a pranzo, abbiamo già spazzato via tutto e ora ci mangiamo la frutta colta dall'albero. Le more di gelso, buonissime. Qualcuno c'è? Mirtilli e mori. Però sono più le more. Guardate che c'è qua e guardate cosa ho nella mano. Già tolta la spilletta dell'Ungheria, rosso, bianco, verde, i tre colori italiani ma messi in modo diverso e orizzontali. Mettiamola qua, se no non c'entra, quindi dobbiamo stare un po' più esterni. A fianco
alla Slovenia, proprio a fianco, perché di fatto sono confinanti. Eccola qua. Il nostro 17° stato con Charlie. Con Charlie, sì. Che bello, si sta completando sempre più. Esatto. Forza, forza, tickets. In tutto questo ovviamente non ci sono le nazioni che abbiamo visitato nella nostra vita passata, anche da soli, ma solo quelli che abbiamo visto insieme. E quindi per procedere con altri paesi e altre spillette supportateci, mettete tanti like, iscrivetevi al canale, ovviamente chi non l'avesse già fatto, parlate di noi, pubblicizzatevi, più cresciamo più riusciamo a continuare a viaggiare e a mantenere vivo questo canale, quindi grazie già in anticipo. Guardate qua cosa stiamo attraversando. Un ponte su un fiume molto molto particolare. Ora vi dirò. Abbiamo attraversato un ponte di ferro sopra un fiume molto 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 grande ed importante E famoso. e famoso. È lo stesso fiume che attraversa Budapest. Vediamo chi ha studiato a geografia. Scrivetelo, che fiume è? Che fiume è? Inizia con la D e finisce con la B-O. Dare troppo indizio, Ormai l'hai detto. L'ho detto. L'hai spoilerato. L'ho spoilerato, mannaggia non tengo niente ragazzi. È il Danubio! Con Charlie sul Danubio, ragazzi. Troppo forte. Allora, a lungostrada abbiamo trovato questi secchioni della spazzatura che sono per il vetro, per la plastica e per la carta. Purtroppo l'indifferenziata qui in Ungheria non esiste perché la fanno esclusivamente porta a porta. E sempre per il VC a secco abbiamo il problema di dove buttare i nostri rifiuti. Abbiamo trovato anche la strada devastata oggi, praticamente piena di avvallamenti molto pronunciati, buche, rattoppi, di tutto di più. Stiamo saltellando da 10 minuti, povero Charlie. Non sono messe malissimo le strade ungheresi, ma questa è terribile. Diciamo, ovviamente non si avvicinano lontanamente a quelle dell'Armenia, però insomma Il livello medio comunque non è all'altezza di sì. quelle degli standard europei, diciamo. sì, non che in Italia siamo messi meglio, ragazzi, in Italia parliamoci ormai chiaramente. in Italia non fa più test. No, però ad esempio in Slovenia abbiamo trovato strade perfette. Ma lì siamo in Svizzera. Quella è la Svizzera dell'est. Veramente la Slovenia è stata sorprendente anche da questo punto di vista, strade perfette, pulite, tranquille, senza buche, senza niente. Questa è particolarmente devastata, poi c'è tanto traffico agricolo, mezzi pesanti, perché praticamente è tutta campagna qui intorno, quindi magari è dovuto anche a quello, non lo sappiamo. Fatto sta che insomma il povero Charlie è messo alla prova duramente. È vergognosa questa strada, vergognosa. È una strada vergognosa. Purtroppo è così. Poi gli ungheresi hanno un po' il piede un po' pesante e vanno, non riescono a stare dietro, vanno, sorpassano. Come non rompano tutto, questo non l'ho capito. Guardate qua, è una toppa, continua, si salta. Se vedete le immagini mosse o insomma con gli up and down,
ci dispiace, ma non è possibile fare le immagini ferme. Vedi, il centro si chiama Ballo Zog. Questo è lo Shan quanto lo fanno? Siamo arrivati in un'altra città innominabile perché i nomi non riusciamo a leggerli, non riusciamo a pronunciarli. Sono una serie di consonanti, vocali messe lì, e pare che in Ungheria più lunghe siano e meglio sia per loro, quindi è un problema. Ora magari poi glielo scriviamo sotto il nome di questa cittadina, insomma sono circa 110.000 abitanti, abbiamo visto. E non andiamo subito in centro, ma andiamo in zona parco. Abbiamo individuato un posto, un parcheggio limitrofo al parco, perché ci sono, come molte altre località qui in Ungheria, le terme, e pare che si possa sostare in questo parcheggio, quindi dovrebbe essere nel verde. Ora vediamo. Dobbiamo farci la doccia, dobbiamo lavorare, fare un po' di cose dentro Charlie, quindi oggi va così. Eventualmente faremo un giro domani mattina. Eccoci qua ragazzi, abbiamo finalmente trovato il parcheggio che avevamo individuato. Tranquillo pare, anche di notte. C'è una ferrovia qui al lato, ma abbiamo letto i commenti di Park4Night e assicurano che dalle 11 di sera alle 7 di mattina non passerà nemmeno un vagone. No, ma niente. Quindi perfetto. C'è un altro camper qui dietro di noi e laggiù c'è la super mega piscina termale. Magari andiamo un'occhiata a vedere un po' i prezzi eccetera eccetera. Quindi ora faremo la doccia, dobbiamo lavorare un po' al computer, insomma facciamo serata qui, dormiamo qui. E quindi direi di chiudere anche il video perché siamo cotti. Oggi è stata una giornata di trasferimento, visto anche il meteo avverso, però il sole alla fine esatto, si è rimessa la giornata come si dice, e adesso c'è qualche nuvoletta qua là, ma insomma vediamo il sole. Invece stamani mattina ci siamo svegliati con la pioggia. Sta facendo un po' questo tempo ballerino, però vabbè, alla fine siamo in viaggio, va bene così, dobbiamo prendere quello che viene, lo diciamo sempre. Quindi un bacione grande, ma prima una super richiesta, vedi, il likeone e l'iscrizione al canale. Grazie in anticipo, un abbraccio da noi e al prossimo video. Un ringraziamento anche ai nostri supporter, è sempre importantissimo. È vero, grazie ragazzi. Ciao, al prossimo video. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.